Che buon prezzo. Che buon prezzo. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Sono Ale e oggi voglio tornare a parlare di un brand che è già passato una volta sul canale, ovvero Donner. Insieme alla loro chitarra in stile Telecaster, infatti, mi hanno mandato anche tutti i pedali di distorsione che fanno, e ce n'è davvero per ogni tipo di gain. Sono 4, li ho provati e vi dico già che funzionano molto bene, ma andiamo con calma. Voglio parlarti di loro uno ad uno, anche perché poi venite a dirmi che dico le cose a caso e non si capisce quello che dico, e poi finite nell'hater della settimana come lui. Allora, questo oltre che avercela con me, ce l'ha anche con tutti gli italiani in generale e probabilmente anche con se stesso, e infatti dice: ma se stessi un po' fermo con ste mani? Comunque Donner vende pedali di distorsione per ogni tipo di distorsione, da quella più low gain fino alle distorsioni metal e i fuzz. E la cosa interessante è che per 30 euro circa l'uno, che fatica, aiuto! Devo recuperare. E la cosa interessante è che per circa 30 euro l'uno potrebbero benissimo essere tra i migliori overdrive e distorsori acquistabili su Amazon. Ora seguitemi anche su Instagram. In questo viaggio da suono pulito fino a decidi tu come chiamare il suono più cattivo che sentirai. Dimmelo nei commenti qui sotto, e secondo me Piero è un nome che ci sta. Partiamo dal Blues Drive. Il Donner Blues Drive si ispira, come facile intuire, all'overdrive più famoso di sempre, ovvero il Tube Screamer. Essendo un overdrive di questo stampo è possibile utilizzarlo in un sacco di contesti diversi. Lo possiamo sfruttare per delle distorsioni leggerissime, giusto per sporcare un po' il suono, oppure usarlo come overdrive o come boost prima di un amplificatore già abbastanza incavolato di suo. In questo modo, infatti, enfatizziamo le frequenze medie e il suono che uscirà sarà davvero potente, grazie alla combinazione dell'amplificatore con già la sua distorsione con questo pedalino. Tanti mi chiedono cosa significhi utilizzare un pedale della distorsione o di overdrive come boost di un amplificatore. È molto semplice. Quando noi mandiamo il nostro segnale dalla chitarra all'interno dell'amplificatore, il segnale è molto piccolo e praticamente per niente saturato. Utilizzando un overdrive con il gain praticamente a zero, il volume al massimo e il potenziometro del tono aperto o chiuso in base al nostro gusto, diamo in pasto all'amplificatore un segnale che già di suo ha della saturazione, a cui verrà sommata poi quella dell'amplificatore. Questa tecnica è utilizzata tantissimo per ottenere le distorsioni belle potenti che possiamo ascoltare in un sacco di contesti diversi, dal rock al metal più moderno. Ora ti faccio vedere come è fatto questo pedale e poi lo sentiamo. Il pedale è fatto nello stile dei micro pedal, quindi dimensioni molto ridotte. È ottimo per stare nelle pedaliere più piccole. Per quanto riguarda i controlli, abbiamo il level, il gain, il tono e uno switch a 2 posizioni che ci permette di cambiare tra hot e warm. Una posizione ci restituirà un suono un po' più compresso e un po' più distorto, mentre l'altra sarà esattamente la replica del classico suono Tube Screamer. Anche a livello di costruzione mi sembra davvero solido e ben fatto, e non dà assolutamente l'idea di essere un pedalino di quelli che costano 30 euro. E secondo me comunque neanche il suono. Senti qua, con questa Fender che solo a parlarne mi scende la lacrima, e guarda il video qui. Fender più bella del mondo.
Passiamo ora al secondo pedalino. Questo è un Morpher Distortion ed è un mini pedale distorsione che si ispira al suono enorme tipico degli amplificatori high gain. I ragazzi di Donner dicono che questo pedale può trasformare qualsiasi amplificatore pulito e delicato in un mostro di distorsione. Dopo ci proviamo. Anche lui, volendo, può essere usato come boost, tenendo però a mente che rispetto a Blues Driver di prima ha una distorsione un po' più sostenuta e per cui il carattere del pedalino sarà un po' più aggressivo. In alternativa comunque può essere usato come distorsione tradizionale, per cui mantenendo come base un amplificatore completamente pulito e sfruttando solo lui come unica fonte di distorsione. Anche lui, come tutti i classici pedali di overdrive e distorsione, ha a bordo il potenziometro del level, quello del gain e quello del tono. E in più troviamo anche qui uno switch, ma questa volta a 3 posizioni. Le alternative possibili sono Natural, Tight e Classic. Già i nomi delle 3 posizioni del selettore ci fanno intuire quali possono essere gli utilizzi. Comunque ora andiamo a sviscerarli un po'. Nella posizione Natural il pedale offre un suono abbastanza neutrale, che non si sbilancia troppo né verso un sound troppo moderno né verso un sound troppo vintage. Ottimo per tutti quei tipi di distorsioni che sono super bilanciati e super versatili. Nella posizione Tight invece il pedalino si fa subito molto più aggressivo e lo fa scolpendo le frequenze medie e dando un leggero boost alle frequenze più basse. Ottimo per suonare le cose più aggressive e moderne. Nella posizione Classic invece troviamo il classico sound high gain in stile British, quindi ottimo per suonare tutte quelle cose che rientrano nei canoni dell'hard rock e anche qualche accenno di metal proveniente dal Regno Unito. L'ideale qui è una chitarra super versatile, quindi cosa c'è di meglio della PRS che trovi anche in questo video? Come terzo stadio di distorsione abbiamo una bella distorsione cattiva da metallari. Infatti il pedale si chiama Giant Metal. Anche il colore del pedale ci aiuta a capire il tema delle sonorità che vengono fuori da questo cosino qui. Possiamo dire che il suo potenziometro della distorsione comincia dove finisce quello del pedale precedente, per cui si parte da una distorsione che anche con il potenziometro verso il basso risulta comunque decisamente carica. Oltre al potenziometro di distorsione, come sugli altri pedali, abbiamo la manopola del volume e anche quella del tono, che in questo caso serve per scolpire oppure enfatizzare soprattutto le frequenze medie. Anche qui abbiamo uno switch a 3 posizioni, che questa volta viene utilizzato come boost per determinati tipi di frequenze. Nella posizione più in basso abbiamo un leggero boost sulle frequenze basse. Nella posizione centrale nessuna frequenza viene enfatizzata, mentre nella posizione superiore abbiamo le frequenze alte che vengono leggermente spinte. Questo switch rende il pedale utilizzabile in un sacco di contesti diversi all'interno dell'ambito metal, ma se questo tipo di distorsione fa il caso nostro, possiamo anche decidere di utilizzarlo per farci altri tipi di musica. In particolare con le frequenze basse enfatizzate il pedale si presterà molto bene a suonare tutte le cose metal meno moderne, mentre con lo switch girato verso l'alto si entra nei territori più estremi. In questo caso specifico, con lo switch verso l'alto, la prima cosa che mi è venuta in mente da suonare sono stati i Pantera. In questi territori così moderni le chitarre da 7 e 8 corde la fanno da padrone, e qui la mia Schecter ci fa festa.
Come ultimo pedale a rappresentare lo stadio finale della distorsione abbiamo un bel fuzz. Anche lui, come gli altri, mantiene la caratteristica di essere solido, ben costruito ed economico, e in più suona anche bene, e queste caratteristiche lo mettono nella sua categoria come il più venduto su Amazon, insieme ai suoi fratelli che abbiamo visto fino ad ora. Questo pedale è un po' più semplice degli altri tre, infatti non troviamo lo switch a 2 o 3 posizioni, ma troviamo soltanto i 3 potenziometri, uno dedicato al volume, uno dedicato al tono e uno è dedicato alla quantità di distorsione del pedale. In questo caso è chiamato Boostain, nome simpatico che fonde insieme le parole boost e sustain. Tra l'altro, se vuoi farti 2 risate, nel gruppo Telegram che trovi in descrizione c'è gente che dice cose tipo non ti offender. Non so se siano più simpatici loro oppure quelli di Donner con Boostain. Comunque, questo pedale è veramente essenziale e non c'è tanto da dire se non attaccarlo e provarlo. Lo accendo e ti faccio sentire Piero come suona incavolato. E voi fatemi sapere qui sotto nei commenti come chiamereste voi il suono più cattivo che conoscete. Si parla sostanzialmente di 4 pedalini che sono davvero economici, perché raga, costano circa 30 euro l'uno. Inoltre Donner non produce solo questi 4 pedalini, c'è tutta una gamma di pedali anche di modulazione o di ambiente, ma anche dei multieffetto, che come tutti i loro prodotti mantengono intatte le loro caratteristiche principali: suonare bene e costare poco. Infatti per il multieffetto siamo intorno ai 60 euro, che per una pedaliera super compatta con distorsioni, ambienti e modulazioni è davvero tanta roba. Se volete vederle sul canale, magari in un test o in qualche confronto con qualche altro pedale, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e vediamo cosa riusciamo a fare. Io come sempre non posso fare a meno di congratularmi con aziende come Donner, perché portano ai giovani chitarristi o comunque a quelli che hanno appena iniziato dei prodotti fatti bene e che relativamente al prezzo che costano, cioè poco, suonano davvero bene. Ovvio, non fraintendermi, non aspettarti di spendere 25 euro per uno di questi e avere per le mani il pedale della distorsione boutique super pregiato della vita. Si parla comunque di prodotti che generalmente sono entry level, ma che comunque restano adatti a tutti nel momento in cui ci si vuole togliere uno sfizio. Ad esempio, vuoi un pedale in stile Tube Screamer perché non ce l'hai mai avuto, e anche se ce l'hai simulato nella tua pedaliera digitale preferita, ne vuoi uno vero così, solo per provarlo. Spendi i tuoi 20-30 euro e sei veramente a posto. Insomma, le alternative sono davvero tante. Per vederle tutte, iscriviti al canale e attiva la campanellina, perché di prodotti così ce ne sono un sacco, non sono mai abbastanza. La possibilità di scegliere e di provare cose ce l'abbiamo. Direi che ora sta a noi non farci prendere dal pregiudizio, ma anzi farci coinvolgere dalla curiosità. Quindi suona!